Bella gente, buongiorno. Sono parcheggiato presso uno dei grandi magazzini di fianco al Decathlon. Ho appena acquistato il kit di maschera e pinne, nonostante io sia decisamente più un montanaro che un bagnaruolo, però ho deciso di andare in Corsica. Tanta roba la Corsica, me ne parlano tutti bene, mi dicono che è molto selvaggia e naturale, con delle bellissime spiagge, quindi ci spariamo un 20 giorni in Corsica. Ho comprato fra l'altro anche alla Lidl una bellissima griglia portatile da 12 euro, quindi speriamo di pescare un po' di pesce fresco e di mangiarlo al momento. Ora andiamo a prendere il traghetto. Che minchia di caldo! Però almeno siamo in coda per entrare sul traghetto con milioni di camper. Adesso mi sento un pochino meno in colpa ad andare in giro con il mio Euro 3. Era 15 anni che non prendevo un traghetto così grande con veicolo imbarcato. L'ultima volta fu per andare a Palermo, un viaggio della speranza. Infatti onestamente mi aspettavo molto peggio, invece questi traghetti della Corsica Ferries sono abbastanza dignitosi, con un sacco di locali, bar, sala slot. L'unico problema è che ti fanno pagare tutto, anche l'aria che respiri. Se vuoi la poltrona la paghi, se vuoi mangiare paghi, se vuoi internet paghi. Però dai, mi aspettavo molto peggio. Ora ci aspettano 6 ore di viaggio, che sono abbastanza quando ti trovi chiuso su una nave. Dentro c'è l'aria condizionata e si sta molto bene, fuori fa caldo, cioè il sole fa caldissimo, diventi tutto appiccicaticcio nel giro di 2 minuti. Dobbiamo ammazzare il tempo. Ora provo ad andare in camper per vedere com'è la temperatura. E invece niente, porco cane. Chiudono i deck, pensavo di andarmene a farmi un riposino, invece no, e quindi dobbiamo passare il tempo. Io non mi sono portato niente se non una bottiglietta d'acqua. Le cabine, che minchia di simbolo è? Credo di non capire, c'è un simbolo in più. No comprendere. Ce l'abbiamo fatta! Finalmente siamo in Corsica. È stata una notte dura e tempestosa. Scherzo, semplicemente sono atterrato, no, sbarcato ieri sera verso le 21. Il viaggio è stato un disastro, nel senso che faceva caldo. Ho completamente cannato perché praticamente una volta che vai su si chiudono le porte in automatico, non puoi più accedere al mezzo. Quindi non mi ero organizzato, non avevo portato nulla. Mi avrebbe piaciuto avere un libro, un po' di cibo, e invece no, non avevo assolutamente nulla. Sono riusciti quindi a farmi spendere 5,90 euro per un sacchettino di una specie di taralli strani, ma a un certo punto mi sono accorto che avevo il computer nello zaino, quindi ho cercato una presa elettrica, l'ho trovata e mi sono messo a montare video e ho ammazzato la noia in questo modo. Una volta sbarcato con il buio mi sono fatto circa 40 minuti di strada e sono in questa bellezza. Guardate che figata! Park4Night regala sempre dei posti eccezionali se si sanno scegliere. Siamo nell'entroterra, ora ci tocca invece andare al mare e farci il primo bagno. Esplorando il posto ho scoperto l'unico posto in piano e all'ombra, e ho scoperto anche che questa struttura abbandonata trattasi di un poligono di tiro. Infatti queste qua sono le feritoie per i lanciatori e invece in fondo c'era la tettoia per chi sparava. Ovviamente, siccome non mi fidavo di passare qua sopra con il peso del camper, sono passato dall'altra parte per evitare di sprofondare. Guarda, c'è pure un ciao abbandonato, un sì o un ciao? No vabbè, ma guardate cosa ho trovato tra la finestra e la zanzariera. È un ragno enorme. Io l'ho preso in mano pensando che era una pignetta, in realtà è un cavolo di ragno gigantesco. Secondo me è una tarantolina mediterranea, stecchita per fortuna. Porco cane. Faccio vedere un nuovo acquisto. Si tratta di una stazione meteorologica senza fili a batteria, funziona con 2 semplicissimi stilo, quelle piccoline, comprata alla Lidl per la modica cifra di 10 euro. Ha persino un sensore esterno che, oltre a rilevare la temperatura con uno schermino, manda il segnale alla stazione centrale e gli dice quanti gradi ci sono fuori. Ha la figata che è retroilluminata a comando, tanta roba.
Finalmente una nuotata come si deve. L'acqua è veramente calda, non mi aspettavo da essere parte un'acqua così calda. Certo, non è la limpidezza del Salento, ma più che altro perché il mare è bello mosso. Il mio amico non prenderà assolutamente nulla perché io ho la nomea che porto sfiga quando si tratta di pescare. Le volte che siamo andati insieme a pescare non ha mai preso nulla, le volte che è andato senza di me invece ha preso un sacco di roba. Sa che ho comprato la griglia per niente. Buona pesca, eh? Che cazzo. Alla fine com'è andata? C'è un problema. Eh, Dove metteremo tutto questo pesce? io ho solo una mano, quindi... Per questa volta rebuttiamo quasi tutto, tranne un pesce, per far vedere che abbiamo preso qualcosa. Non ve lo facciamo vedere quello che abbiamo buttato, no, perché non è giusto. No, perché però sennò poi arriva Greta Thunberg che ci fa un culo così. E voilà il pesce pescato dal mio amico. Incomincio a comprendere come mai la Corsica e suppongo anche la Sardegna siano delle mete molto gettonate in estate da parte dei camperisti. La prima ipotesi è perché effettivamente con una presenza di 30 gradi devo dire che non si sta male come un 30 gradi in pianura o in altre mete, perché c'è sempre vento. Aprendo la finestra lì in fondo e il portellone laterale più i finestrini, passa sempre una bella arietta che ti porta via tutto il calore. Quindi è vero che la temperatura è di 30 gradi, ma c'è sempre una brezza che te ne fa percepire molto meno. La seconda ipotesi è che è una delle terre che ti permette effettivamente di andare in sentieri, in strade, in sterrati, dove in altre terre, penso per esempio, non so, al Trentino, dove ti sparano alle gomme, se hai un mezzo adeguato, non dico un camper ma per esempio già un van, puoi scoprire e trovare un sacco di spottini con una vista spettacolare, isolato e tranquillo. Mi sto spostando nell'entroterra, che il mare mi ha già rotto le scatole, no scherzo, però vorrei andare un po' più in montagna. Fra l'altro la Corsica ha delle montagne abbastanza alte, perché vedo che la più alta sia 2100 metri. Vorrei trovare una vegetazione un pochino più verde, perché qua è veramente selvaggio. C'è un paese tipo ogni 10 km sperduto nel nulla, però è un verde secco, classico della macchia mediterranea. E io invece vorrei trovare un po' di verde, che in genere dove c'è il verde c'è anche il fresco. Quindi ora ci buttiamo nell'entroterra, dove infatti non va nessuno, le strade sono completamente vuote. Ho già individuato un posto che sembra essere figo, con dei vasconi per fare il bagno, e vediamo insomma. No, ma fai con calma, pure, dai, fuori dai bal, ciao mucchino. Eccole le prime montagne alte. Quella, la punta più alta è la Traunata di 2065 metri. Come al solito Waze non dice che le strade sono bloccate. Effettivamente sarei dovuto passare su sto ponte, che non è che mi dia tanta sicurezza, però ne approfitteremo perché sotto sto ponte c'è un bellissimo fiume ristoratore. Salute. Finalmente circondati da abeti e montagne. Passeremo la notte qui. Domani ci aspetta un bel trekking che ci porterà sulla montagna più alta della Corsica, dove sembra esserci una vista a 360 gradi spettacolare. C'è solo da farsi un po' il mazzo, ma va bene così.